Ciao a tutti, bentornati, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento, straordinario appuntamento fuori programma di l'Ora del Mistero. Naturalmente sono qui per darvi le ultime informazioni, ovviamente ho un milione di cose da gestire da solo, quindi avrò un attimo degli stacchi per recuperare i vari articoli, i vari video, le varie informazioni, perché vi ricordo sempre che comunque, essendo da solo, Bruno è al lavoro, devo gestire completamente tutto io. Quindi vi ricordo da subito che per quanto riguarda la questione domande tassativamente in maiuscolo, perché altrimenti dopo io non le vedo nemmeno. Vi raccomando, abbiate pietà perché a un certo orario devo finire comunque e quindi vorrei dire tutto quello che c'è da dire, anche perché la prossima live sull'argomento, a meno che non c'è qualcosa di incredibilmente eclatante che mi porterà nel giorno di domani eventualmente a farne una nuova, se ne parla giovedì nel tardo pomeriggio alle 18:30, anche perché venerdì in serata avremo con noi, se tutto va bene e non ci sono imprevisti e problemi, il primo ospite straniero qui in live streaming, anche se al Salotto dei Misteri, e naturalmente quindi chiederemo se ci sono delle novità, delle informazioni, un parere anche su questo argomento, ma sarà orientato anche se sempre sull'ufologia e sugli extraterrestri, su altri argomenti del protagonista della serata. In buona sostanza, quindi, oggi sono qui perché ci sono delle informazioni nuove, alcune sono anche un po' ridicole. Spero che nell'arco della giornata chi è presente e mi sta seguendo abbia avuto la possibilità di vedere i video e gli shorts in uscita. Infatti si è parlato di testimoni che hanno dichiarato chiaramente, tra cui un agente di polizia, questo ieri, ma anche altre persone, ex militari, che sì, ci sono dei droni che stanno volando sulle città, sono quelli che vengono costantemente inquadrati e vedremo sicuramente qual è la motivazione ovvia da tutte le testate giornalistiche, da chi fa le riprese appunto per il governo, per i giornali, eccetera, ma quello che non viene ripreso nella maggior parte dei casi e invece viene al contrario ripreso, scusate il gioco di parole, da tantissimi testimoni direttamente con gli smartphone, con le webcam, con le telecamere di sorveglianza e quant'altro, siamo di fatto davanti ad un evento che si distingue sempre di più in due categorie di oggetti differenti. Io invece direi tre categorie di oggetti. Allora, ufficialmente abbiamo gli UFO e la categoria dei droni. Ufficiosamente possiamo dire che le categorie sono tre. Ci sono i velivoli non identificati, e lo metto tra virgolette, sto dicendo in specifico velivoli per un motivo preciso, i droni non identificati e gli oggetti volanti non identificati, all'interno dei quali la stragrande maggioranza degli avvistamenti, soprattutto dopo il 12, riguarda sfere di plasma. E infatti oggi abbiamo visto sul canale una testimonianza importante di un ex militare che comunque lavora ancora in ambito militare con l'industria militare che produce i droni, che li fa volare, è un ex pilota di elicotteri da combattimento, di elicotteri multiruolo, ma è anche e soprattutto un pilota di droni. E avendo una conoscenza diretta ha espresso delle ipotesi, delle tesi che io reputo molto importanti e che danno una conferma a quello che io e il collega e amico naturalmente Massimo Cirami nelle ultime 3 live abbiamo cercato di farvi capire anche nelle live che ho fatto da solo, cioè appunto che c'è questa distinzione e che molto probabilmente la componente dei droni che è presente dove c'è attività UFO, che non è, vorrei ricordare, solo in New Jersey e a New York City, ma è ovunque nel mondo, anche se con una maggiore concentrazione proprio negli Stati Uniti,
Siamo davanti quindi a un fenomeno appunto ufologico che ricopre almeno il 50-60% degli avvistamenti e che non hanno ancora alcuna spiegazione. Ma c'è di più, infatti il soldato ci dice che proprio nel New Jersey, quindi se non l'avete visto andatevelo a vedere, esiste un centro sperimentale che fa parte del Dipartimento dell'Energia, dove tra le tante tecnologie si sono studiate negli anni proprio le formazioni di plasma di forma sferica, in quanto questo fenomeno, che viene considerato parzialmente naturale, è diffuso pressoché in tutto il mondo, ma che è in costante aumento, va spiegato scientificamente. E non solo questo, ma negli anni, e lo sanno perfettamente nell'ambiente militare, questo fenomeno ha acquisito connotati chiari di una intelligenza. Questo significa che questi presunti oggetti, che poi in realtà sarebbero delle sfere di energia, almeno al suo esterno, sarebbero in qualche modo pilotate da qualcuno o in remoto o al suo interno, e quindi, a meno che non sono esse stesse delle entità intelligenti, sarebbero a tutti gli effetti oggetti volanti non identificati. Ma improvvisamente c'è un'escalation: da 2 mesi questi oggetti stanno apparendo pressoché in tutto il mondo. Nell'arco delle varie live vi abbiamo mostrato video dal Canada, dall'Argentina, dal Brasile, dal Cile, dalla Polonia, dalla Germania, dalla Gran Bretagna, vi abbiamo mostrato video della Cina, e se non ricordo male un video anche di un'altra località del sud-est asiatico. Non sono riuscito a recuperare, ma sappiate che c'è un video di un telegiornale australiano che ieri o l'altro ieri ha mostrato diversi avvistamenti sul territorio australiano. E per chi praticamente si sta domandando come mai in tutto questo contesto la Russia non sembra essere interessata, o che gli avvistamenti, ecco, dimenticavo, anche in Giappone, che gli avvistamenti per esempio in Cina o altri paesi non sono altrettanto presenti. Vi ricordo che vi abbiamo mostrato anche 2 video dell'Iran, con addirittura un gruppo di queste sfere di plasma nitidi, nette, che erano sopra un campo di calcio, mentre c'erano dei ragazzi che stavano giocando, che naturalmente erano sotto shock. E questo ve l'abbiamo fatto vedere nella live passata con Massimo. Ma vi abbiamo anche detto che, o meglio, sono stato io in questo caso a dirlo, che effettivamente c'era un'altra possibilità, quella che i droni stessero cercando delle radiazioni, e quindi probabilmente degli ordigni nucleari o delle perdite radioattive, eccetera. E se vi ricordate, vi avevo accennato ad un ex militare, oggi ingegnere e costruttore di droni per l'USAF, per l'US Air Force, quindi, ma anche per i Marine, per l'esercito, per la Marina e via discorrendo, che aveva detto che l'uso di droni a bassa quota di questo tipo, con sensori eccetera, spesso viene utilizzato, per non dire sempre, per le fughe di gas, per le fughe radioattive, per la ricerca di ordigni nucleari e tattici, bombe sporche, eccetera, eccetera. Ebbene, io non ve lo posso far vedere, ma se riesco a recuperare nel prossimo appuntamento, giovedì, ve lo farò vedere, che c'è un altro ex militare che lavora anch'esso con i droni, che è riuscito a recuperare un piccolo trafiletto direttamente da un sito governativo statunitense, dove effettivamente si è lanciato l'allarme alcuni giorni fa, che in buona sostanza c'è stato un furto di materiale fissile all'interno di un camion sotto scorta. Non si sa quindi esattamente come è andata la cosa, ma questo sarebbe avvenuto proprio nel New Jersey. E vi voglio far notare che qui questa è una mappa delle radiazioni di questo momento, di questi giorni negli Stati Uniti. E possiamo andare a vedere come nella zona di New York, eccetera, purtroppo
qui è coperta, quindi magari non vediamo il New Jersey, ma nella zona di New York abbiamo valori pari a 1000 e abbiamo almeno 4 punti segnati in rosso dove ci sono valori eccessivamente al di sopra della media di quelli presenti. Ovvio che dove ci sono le centrali nucleari ci sono oppure ordigni nucleari, eccetera, le radiazioni sono un po' più alte rispetto ad altri luoghi, vengono quindi monitorate, appena c'è un'anomalia questa viene verificata subito. Ora, con questo non sto dicendo che i droni sono lì per questo, ma non dobbiamo ancora escludere questa ipotesi perché secondo me è ancora plausibile. Quello che invece dobbiamo capire è quello che sta succedendo. Io sono sempre e ancora più propenso di prima a pensare che i droni siano lì proprio per studiare le sfere e proprio per cercare di carpire informazioni su eventuali entità extraterrestri o comportamenti intelligenti o offensivi da parte delle sfere di plasma. Ma ci arriveremo pian piano. È giusto che prima volevo, sempre se poi non mi vanno a tagliare il pezzo del video, non mi creano problemi per il copyright, vi volevo fare vedere un piccolissimo pezzo di una serie televisiva che mi serve da spunto per una cosa. Determinazione di Heisenberg. Heisenberg notò che l'osservazione influisce su ciò che è osservato, cioè se guardi una cosa la cambi. E prendiamo per esempio un elettrone. Non puoi misurarlo senza cambiare un po' il suo percorso. L'atto fisico dell'osservazione richiede l'interazione con una forma d'energia come la luce. E questo fatto cambia lo stato dell'elettrone e anche il suo percorso. Il principio Allora, di quello che determinazione mi interessa farvi capire con questo pezzettino di video. Allora, siamo davanti a una legge della fisica, un principio della fisica, che dice che qualsiasi cosa ne influenza un altro, anche a livello energetico, e spesso per farlo impiega proprio la luce, quindi l'energia e via discorrendo, la semplifico naturalmente al massimo. In questo momento noi siamo davanti ad una fase in cui a livello globale sta cominciando ad esserci una percezione differente di quello che è il fenomeno UFO e qualcuno sta cercando in qualche modo di sminuirlo, di smorzarlo, eccetera. Ma effettivamente nella coscienza collettiva, soprattutto in questo momento negli Stati Uniti, proprio l'effetto visivo degli oggetti volanti non identificati, la differenza tra questi e i droni e naturalmente tutta la questione legata anche alla terza tipologia, non dimentichiamo, di oggetti in cui sono compresi anche normalissimi aerei di linea, normalissimi droni che vengono spacciati per droni speciali, droni super tecnologici, ma che in realtà appartengono ad un movimento parallelo, tanto che ad oggi persino Elon Musk ha preso in giro il governo degli Stati Uniti, ha preso in giro il Pentagono, eccetera, mettendo in giro un'immagine che poi si è diffusa, l'hanno copiata un po' tutti, in cui c'erano una sfilza di caccia militari di vario tipo, di aerei di linea di vario tipo, di altre cose di vario tipo, e c'era scritto accanto a tutti drone, 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 per la serie, per dire che ormai parola d'ordine, parola in codice, ma praticamente in uso da tutte le testate giornalistiche e di tutti quanti, è drone. Nel telegiornali di tutto il mondo, anche se in Italia praticamente quasi non se ne parla, devono nominare solo i droni, UFO, UAP, non si devono dire più. E in questo principio, persino con i rischi sopra gli aeroporti, e poi ora vedremo alcuni casi specifici che ci sono stati, ma alcuni li abbiamo già visti. Non dimentichiamo che c'è stato l'incidente a New York City con un Cessna che è precipitato con un morto e un ferito gravissimo. Non dimentichiamo che vi ho mostrato l'incidente di un aereo di linea che in fase di decollo dall'aeroporto di New York è stato colpito dentro il motore da qualche oggetto ed è stato costretto a un atterraggio di emergenza. Notizia che non è stata praticamente riportata da nessuno. E non dimentichiamo che abbiamo visto un video proprio oggi con l'audio delle conversazioni all'interno della base con il comandante della base che doveva rientrare a Wright-Patterson, una delle più importanti basi militari
statunitensi, ma anche se aveva il permesso del rientro non poteva atterrare perché la base era chiusa per traffico di droni. Vi rendete conto della follia di questa situazione? Cioè è come se una base militare che serve alla difesa di un paese chiude i battenti perché un velivolo nemico sta sorvolando la base. Vi rendete conto della follia di questa situazione? È ovvio, è chiaro che quel traffico aereo di droni è ben conosciuto da chi è al governo e continua a essere taciuto, essere tenuto nascosto, anche a costo di chiudere le basi militari temporaneamente o gli aeroporti, come è avvenuto all'aeroporto di New York, anche quello per 4 ore per un presunto, dicono avvistamento di drone, ma se andiamo a vedere i titoli dei giornali americani parlano di shutdown. Shutdown significa abbattuto, non significa avvistamento. Vedete come anche l'uso nel translate spesso le cose non sembra che vengano cambiate di proposito. Sta accadendo anche qualcosa da questo punto di vista, come se fuori dagli Stati Uniti certe cose non devono essere dette, nominate, sapute, eccetera, eccetera. Quindi vi invito a tenere la soglia di attenzione molto alta da questo punto di vista, senza ovviamente allarmismi inutili e non necessari e via discorrendo. Quindi, se teniamo in considerazione questa questione, potremmo dire che questo fenomeno sta in qualche modo alzando un livello di tensione, ma allo stesso tempo sta alzando un livello di attenzione. E questo livello di attenzione sta portando alcune persone ad una maggiore consapevolezza del fenomeno UFO, ad una maggiore osservazione del cielo e ad una attesa di qualcosa che un po' tutti ci stiamo in qualche modo aspettando che accada, anche se poi alla fine potrebbe non accadere nulla. Quindi adesso vi mostro un video molto interessante che sta circolando, che riguarda una quasi collisione con un UFO di un aereo che si presume che stava andando all'aeroporto di New York, ma che si trovava ancora ad una certa distanza e quindi praticamente si trova ancora sopra le nuvole, per intenderci. L'oggetto va nella stessa direzione dell'aereo, ma lo supera a velocità praticamente un batter di ciglio, quindi probabilmente sta viaggiando a molte migliaia di chilometri orari e purtroppo non è lecito avere dati più precisi di questo evento, quindi prendiamolo per quello che è, un qualcosa che è vero, ma che potrebbe non essere precisamente legato agli eventi attuali. Come vedete è un oggetto che potrebbe essere fusiforme, discoidale, a punta di freccia, non si capisce bene. Sta di fatto che fa anche una piccola virata, sembra quasi rettangolare, diciamo, visto da sotto di 3/4, eccetera. E questo per esempio è molto interessante. Allora, vi faccio vedere un avvistamento. Questo è avvenuto nel volo di linea tra Chicago e New York City e i passeggeri praticamente hanno diciamo visto delle luci, hanno fatto la ripresa e questa ripresa praticamente ci mostra in realtà non dei droni, ma appunto delle sfere di plasma. La cosa che mi ha colpito di questo video è che il video non è stato girato realmente dall'interno dell'aereo, perché se lo osserviamo c'è qualcosa che non quadra. Abbiamo un velivolo che sta volando praticamente sotto e vicino alla coda dell'aereo di linea che fa la ripresa. E questo
è ancora più strano, potrebbe in effetti essere uno di quei droni che non siamo riusciti, diciamo a, ancora ben identificare, anche se alcuni in una scorsa live che ho fatto io, vi avevo spiegato che molto probabilmente erano, diciamo, di una tipologia che vi ho anche mostrato adesso in questo momento, non ricordo esattamente. Allora intanto accolgo Fabio Quavi come nuovo membro abbonato del canale. Allora, il video che vi farò vedere ora, vi raccomando di vederlo veramente bene, perché ci servirà da trampolino di lancio per capire definitivamente e sostenere quello che io e poi anche Massimo Cirami vi stiamo dicendo dall'inizio di questi eventi, che i droni sono lì per studiare le sfere di plasma e i veri UFO. Questo è un drone che si sta avvicinando ad una sfera di plasma. Si ferma di fronte, abbiamo la luce verde intermittente, si avvicina, sta studiando la sfera di plasma, continua la sua fase di avvicinamento. Purtroppo la mano di chi fa la ripresa non segue bene, gli si mette sopra, diciamo, in linea, e ora piano piano farà una manovra di avvicinamento alla sfera di plasma. Dopodiché è come se fosse stato catturato e precipita rovinosamente. In pratica si spegne e cade a terra. Ecco a cosa servono i droni: a studiare gli UFO, e non riescono ad avvicinarsi troppo, riescono solo a vederli, e l'energia di queste sfere di plasma li annienta e li fa precipitare. Ecco spiegato anche perché ogni tanto crasha qualche drone che si sostiene sia stato abbattuto, ma poi viene smentito. In effetti è stato abbattuto dalle sfere di plasma. Ecco perché ogni tanto persino la polizia di New York fa sfoggio di droni da chissà quale tecnologia e con quale foga. Addirittura c'è un video in cui si vedono i poliziotti che festeggiano, che prendono in giro, fanno finta di parlare coi microfoni perché hanno trovato nella spazzatura, pensate un po' che grande gloria, hanno trovato nella spazzatura un drone ad alta prestazione. In realtà si tratta di un drone per uso civile, un octocottero o ettacottero, non so esattamente come si dice. E intanto ancora un affettuoso e caloroso benvenuto e un saluto a tutti coloro che si sono già collegati, a tutti coloro che stanno seguendo. Quindi, come vedete, abbiamo una conferma importante che potrebbe portare anche ad altre piccole conferme. Allora, adesso vi leggo una cosa, vediamo se riesco ad aprirlo, abbiate un attimo di pazienza perché devo fare la condivisione. Ok, vediamo se lo vedete. Allora, qui siamo su Reddit, dove praticamente un utente, Ramsey 2907, 12 ore fa, considerando i tempi di quando è stata estrapolata diciamo il tutto, adesso dovrebbe essere, penso, 24 ore o più o meno lì. Comunque, in buona sostanza dice: è successa una cosa strana e naturalmente posso sbagliarmi completamente, ma vale la pena di parlarne. Per settimane abbiamo sentito parlare di guerra dal nostro ex primo ministro Mark Rutte, ora segretario generale della NATO. L'altro uomo della NATO, l'ammiraglio Bauer, è il presidente del comitato militare, e c'è anche un olandese che ha lo stesso incarico dell'ammiraglio Hill Norton, quello che credeva negli UFO. Ma non è questo il caso. Ci è stato detto di prepararci alla guerra contro la Russia, di comprare un pacchetto di emergenza. Le banche ci hanno detto di ritirare
contanti per almeno 3 mesi, la gente si è arrabbiata, naturalmente non voleva questo, ma c'erano già delle pecore che si dirigevano verso le casse automatiche a eseguire quello che gli era stato detto. Per farla breve, la situazione sembrava un po' strana e tetra. Poi sono arrivati i droni prima nel Regno Unito presso le basi di armi nucleari, poi si sono spostati nel New Jersey, a Wright-Patterson, a New York City e altre località. Sono stati visitati anche strutture nucleari e impianti di armamenti, quindi fabbriche e varie tecnologie. La sensazione che ho avuto personalmente è che questa sia l'entrata in azione delle NHI per prevenire una terza guerra mondiale. In pratica, le NHI sarebbero degli UFO, ma in una versione drone super sofisticato, perché non è che è una cosa che sia proprio chiara, diciamo questa qui. Cosa può aver scatenato la loro reazione? Ho pensato che potessero esserci trasporti di testate nucleari e guarda caso ci sono stati persino trasporti di materiale fissile a terra con furti e quant'altro. Ma la cosa più notevole è che dopo settimane di attività di droni, il nostro ministro della difesa ha cambiato la voce di 180 gradi, nel senso che praticamente ha cambiato direzione, non parla più di guerra alla Russia. Sono necessari colloqui di pace e dobbiamo fare del nostro meglio per i negoziati di pace. Anche su X la gente ha detto: come è possibile questo cambiamento di rotta repentino? E perché letteralmente da un giorno all'altro? Ancora una volta posso sbagliarmi, ma secondo Haim Eshed, che in questi giorni tra l'altro è stato oggetto di nuove discussioni, l'NHI aveva già impedito un confronto nucleare in passato, all'inizio degli anni 60, durante l'incidente della Baia dei Porci. È stato anche colui che ha affermato che Trump è stato informato di tutto e che in qualche modo, in pratica, lui addirittura sarebbe al corrente persino delle basi su Marte presunte in cui gli umani lavorerebbero insieme a statunitensi e israeliani e britannici. Ora, questo cambio di rotta potrebbe essere giustificato effettivamente solo e esclusivamente dalla presenza massiccia di UFO. UFO che, ribadisco ancora una volta, stanno visitando i cieli di tutti i paesi del mondo. E lo stanno facendo in un modo più o identico per tutti i paesi. Per esempio, a Manchester abbiamo visto la comparsa di questa sfera che sarebbe volata sopra l'aeroporto, poi sarebbe stata vista più o meno sulla piattaforma delle piste, eccetera. Dopo alcuni mesi spuntano improvvisamente i droni sulle basi americane e britanniche nel Regno Unito. Ma la stessa cosa è avvenuta anche negli Stati Uniti con le sfere di plasma a Langley, se vi ricordate. Poi c'è stata la sfera di plasma blu sopra l'Hudson, vicino all'aeroporto di New York, e improvvisamente esplode il caso dei droni sopra il New Jersey, sopra New York City, ma anche gli altri luoghi degli Stati Uniti. Ma, perché c'è un ma, e naturalmente questo è avvenuto anche altrove. Adesso vi faccio vedere un video risalente a fine settembre di Pulkovo, che è un aeroporto ho tolto l'audio, scusate. È un aeroporto russo che è stato sorvolato dalla stessa identica sfera, solo che questa non è blu. Dopodiché anche in Russia sono arrivati i droni. Purtroppo non posso ingrandire il video più di così,
Qui siamo a Mosca e questi sono droni e sapete che giorno è? Ufficialmente sono droni, sempre secondo la televisione, in realtà sono sfere di plasma. Siamo al 13-12 di questo mese, proprio il giorno dopo, diciamo, dell'inizio del flap di sfere di plasma e giorno clou dell'avvistamento dei droni su New York, e da qualche giorno già c'erano anche in New Jersey. Quindi, come vedete, anche in Russia, anche a Mosca, lo stesso fenomeno identico si sta verificando. Ci sono avvistamenti, per esempio questo è stato fatto nelle Filippine da dei turisti. Queste sono sfere di plasma. Questo è del 16 di questo mese, il 16 dicembre, praticamente di ieri. I turisti hanno fatto queste riprese sopra la capitale, dovrebbe essere Manila se non ricordo male, sulle This is crazy, guys. Mag-voice message ka na Pero guys. hindi magsistay sa bansa. Five lang. Pero sa image na sa Yung ano. Ok. Questo è quello della Russia, ve l'ho già fatto vedere. Allora, questo viene spacciato per drone, signori miei. Questo è un aereo militare e ormai li definiscono tutti droni per reimpastare il tutto e confondere le persone. Guardate tra l'altro la differenza in questo video di Dallas. Questa è una sfera di plasma e viene etichettata pure come drone, e poi abbiamo subito dopo una ripresa di un drone, cioè si trovano tutti in aria nello stesso momento. Questo è un drone che si sta avvicinando alla sfera di plasma perché la sta andando ad osservare. Vedete che è la stessa cosa, e qui siamo a Dallas e mi sono perso qua la didascalia. Vabbè, comunque qualcuno giustamente si chiede: e in Italia? Vabbè, in Italia sostanzialmente non se ne parla, ma ce ne sono di questi avvistamenti UFO. Allora, qui in chat oggi c'è un testimone di uno di questi avvistamenti avvenuto a Milano, o comunque in Lombardia. Non ho ancora il video in oggetto, ma ne ho recuperato uno. Vediamo se ora riesco a farvelo vedere proprio dalla Lombardia. Ne ho recuperato altri due da Roma, però forse solo uno ve lo posso mostrare al momento. Questo sicuramente. E questo è di ieri, una sfera di plasma ripresa nei cieli di Roma. E poi dall'altra parte abbiamo un'altra sfera di plasma. Occhi al cielo per ora, e non solo tutto intorno a voi. Queste sono riprese tutte italiane. Allora, vediamo se riesco a recuperare. Questo è un avvistamento, vediamo se parte, di Foggia. Devo togliere la musica. Ciao Bruno! Come potete vedere c'è un bel po' di sfere di plasma che si muovono in cielo, che stanno arrivando nella direzione di chi ha fatto la ripresa. Si è unito a noi Bruno, che naturalmente saluto e ringrazio. Allora, vediamo se riesco a farvi vedere un altro video
di quelli italiani. Abbiate un momento di pazienza, perché come vi dicevo c'è un caos. Allora, questo che vi sto aprendo adesso è di Milano, del 13 dicembre. Anche qui è una sfera di plasma. Ora lasciate perdere questa che si ingrandisce improvvisamente, è un effetto dovuto alla perdita di messa a fuoco della fotocamera. È brevissimo il video, però comunque ci mostra appunto un oggetto. Vediamo se posso recuperare un altro avvistamento. Sì, Ostia vicino a Roma. Anche questo è un oggetto di plasma rotante. Siamo a Ostia vicino a Roma ed è di giorno 16, di ieri. Quindi come potete vedere anche nei nostri cieli siamo noi che siamo disattenti e non vediamo niente. Ci sono notizie di avvistamenti anche a Genova, ci sono notizie di avvistamenti anche a Palermo e a Napoli e Caserta, se non ricordo male, ma non sono riuscito a recuperare ancora video di questi avvistamenti. Allora, io devo rallentare un attimo il ritmo perché la voce se ne va. Allora, abbiamo detto che Wright-Patterson è stato oggetto di interesse. Abbiamo visto un video ed è stata chiusa. Ora vi faccio vedere, giusto per correttezza, un articolo. Vediamo se si riesce a vedere. Ok. Quest'articolo ci racconta proprio della chiusura dello spazio aereo sopra la base di Wright-Patterson per la presenza di traffico di droni avvenuto il 16 dicembre. Scusate. Vi mostro di nuovo, mentre mi riprendo con la voce, di nuovo il video del drone che precipita appena entra in contatto con la sfera. Adesso vi faccio vedere questo articolo. Ovviamente questo è tradotto. Cosa c'è là sopra? Il governo degli Stati Uniti è troppo spaventato per rivelare l'agghiacciante verità sui misteriosi sciami di droni mentre gli UFO stanno letteralmente invadendo l'America. Vedete come anche in America stanno cominciando a tenere in considerazione il fatto che i droni, ed è il The Sun a farlo, i droni sono lì per spiare gli UFO. E qui praticamente viene raccontato un po' tutta quella che è la situazione, i punti focali dove viene a esserci la maggior parte degli avvistamenti. Allora, vediamo questo. Questo è un sito indiano che è stato tradotto alla pagina in italiano,
dove si parla di un avvistamento UFO avvenuto il 16 dicembre 2024, quindi ieri, sopra un importantissimo tempio indiano, che è il tempio di questo qua, Tiruvannamalai, ed era il giorno del festival Kartigai Depam. Non mi chiedete informazioni su questa cosa perché non ne ho la più pallida idea. Tempio indù del Tamil Nadu. Quello che vedete nella fotografia qui sopra è un frame di un video che non sono riuscito a recuperare. Comunque anche in questo caso si tratta di un oggetto di plasma. Allora, questo ve lo faccio vedere da LinkedIn. È un video girato in Polonia, a Lublino, 15 ore fa. Anche qui vediamo un oggetto di plasma e altri oggetti che arrivano nella zona e poi improvvisamente svaniscono, come se si smaterializzassero o diventassero improvvisamente invisibili per poi riapparire sempre rotanti, eccetera. Ci sono molti video che stanno girando in cui è possibile osservare, se li recupero poi ve li mostrerò, diversi oggetti volanti non identificati che svolazzano mentre c'è una grandinata, una pioggia infernale, sia in Oregon che in New Jersey. Allora, adesso... ecco, questa è un'altra cosa importante che dobbiamo dire, l'abbiamo già accennata. Allora, quello che state vedendo ora è un articolo, vabbè, lasciate stare il video, non ci interessa, dell'ABC News, che ci racconta come l'aeroporto di New York ieri e anche il 14 in questo caso, ma anche ieri è accaduto, è stato chiuso per diverse ore per l'attività di droni sospetti, che poi proprio in quel momento c'erano anche le sfere di plasma. Poi, questa è una delle tante notizie un po' ridicole che stanno circolando e vi spiego subito il perché. In pratica il governo, per rassicurare, questa è la BBC, per rassicurare i cittadini di New York, ha confermato che stanno mandando un affare, un marchingegno, che aiuterà a identificare i droni. Ma scusate, ma se i radar delle forze armate sono talmente sensibili, ci dicono questo ormai dall'anno scorso, dal febbraio dell'anno scorso, sono talmente sensibili da vedere un uccello in volo, com'è possibile che non vedono i droni o non li riconoscono? Vabbè, questa seconda cosa è più discutibile. Ci sono decine di migliaia di agenti, ci sono decine di migliaia di militari nelle basi e nei luoghi che vengono visionati, che possono fare osservazione con telescopi, binocoli, con altri droni, eccetera. E non riescono a identificare questi che poi ci spacciano pure per droni, attenzione. E questo aggeggio che dovrebbe riconoscerli, che cosa è? Perché sembra una presa in giro, naturalmente. E naturalmente è una cosa che viene detta per rassicurare, perché loro sanno perfettamente cosa sono questi droni, cosa sono gli altri apparecchi sconosciuti e cosa sono le sfere di plasma e gli altri oggetti volanti non identificati. Poi ecco, questa è una cosa pure importante e brevissima.
sempre della BBC, il Pentagono, ovvero lo staff, ve la faccio breve, lo staff dello Stato Maggiore della Difesa, che è composta da una dozzina di ammiragli, marescialli dell'aria, generali delle forze armate, quindi esercito, dei Marines, eccetera, eccetera, financo quello delle Space Force e via discorrendo, hanno cercato di capire quello che sta accadendo, hanno cercato di identificare questi droni e la loro entità, e il risultato è che non sanno di cosa si tratta. Stiamo parlando di chi comanda la difesa statunitense a livello militare. Altra cosa importante. Questa è la pagina del Dipartimento della Difesa, quindi non è neanche una testata giornalistica, è una pagina governativa statunitense che fa riferimento allo staff praticamente che studia i droni, eccetera, che si sta occupando appunto di studiare gli eventi del New Jersey. Qua c'è ovviamente anche di New York City e altri luoghi, e anche qui brancolano nel buio. Allora, qui aspettate che vediamo se riesco a recuperare anche questo. Allora, in questo articolo dell'Independent si fa una differenziazione netta tra voli di aerei, droni e UFO, cioè vengono citati gli UFO. Non si parla più neanche di UAP, ormai è ritornato di nuovo la parola UFO. E si parla di avvistamenti fatti dall'Air Force anche in Ohio, a Boston, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, ora vi farò vedere un documento di un nuovo informatore che ho recuperato grazie agli amici del Gauss. Nuovo informatore dell'US Navy rilascia una dichiarazione sugli UAP. Il testimone appare per la prima volta nell'ultimo documentario The Program di James Fox il 17 dicembre 2024, quindi proprio poche ore fa. Matthew Pine su X: trasmetto questa dichiarazione dell'US Navy X in occasione dell'uscita di The Program, tradotto in italiano. Ovviamente qui vi faccio vedere prima il documento originale, vado molto veloce ma là c'è il link. Questo è quello tradotto. 16 dicembre 2024, quindi di ieri, per la diffusione immediata. Dichiarazione sulla pubblicazione del programma e sulla necessità di trasparenza per UAP e NHI. Nel corso di una normale vita umana, la possibilità di fare contemporaneamente la cosa giusta e sostenere la trasparenza sul programma più monumentale che l'umanità si trova ad affrontare è rara. Ancora più rara è la possibilità di farlo insieme a qualcuno che ha fatto del suo lavoro di vita quello di spingere per la verità tramite coloro che sono intimamente connessi a quella realtà. È stato uno dei più grandi onori della mia vita lavorare con James Fox e apparire in The Program per aiutarlo a realizzare la sua missione di far sapere alla gente che l'umanità non è sola. A tal fine sto rilasciando questa dichiarazione in occasione dell'uscita del documentario per chiarire questioni importanti e chiedere trasparenza UAP al governo degli Stati Uniti. Tutti i punti che espongo di seguito sono dimostrabili, veri, e sono stato in grado di conoscere o convalidare questi fatti sia in uniforme che fuori. 1. I fenomeni anomali non identificati OAP sono reali. Mentre alcuni possono essere di origine prosaica, il governo degli Stati Uniti ha anche prove di UAP che possono essere risolte solo in valutazioni di velivoli e dispositivi di origine non umana. Quindi ecco svelato finalmente: i velivoli NHI sono UFO di origine non umana. Abbiamo le prove e, contrariamente ad alcune affermazioni, sono verificabili.
Il governo degli Stati Uniti, in particolare il Dipartimento della Difesa e l'Intelligence Community, ha filmati ad alta definizione di questi velivoli non umani, che eseguono operazioni di volo e transmedium che sfidano la normale fisica associata ai velivoli di fabbricazione umana. Ho visto tali filmati ad alta definizione con i miei occhi. Numerosi briefing, immagini e video rimangono classificati, dimostrando che questi UAP sono di origine non umana e vengono successivamente tenuti nascosti al pubblico e alla scienza. Ciò è sia abominevole che immorale. Tali filmati includono esempi di velivoli non terrestri, così come sfere transmediane, alcune delle quali sono state filmate non solo in HD, ma a colori in pieno giorno. Uno di questi video, che include tali parametri, mostra una sfera che esce dall'acqua nel Golfo Persico settentrionale e vola in modo antigravitazionale prima di essere raggiunta da un'altra sfera di questo tipo che esce dal nulla e poi vola via mentre la prima sfera continua a essere tracciata. E entrambe le sfere avevano un aspetto bianco e scintillante simile al plasma, senza suono, ali, rotori o altre caratteristiche di propulsione umana. Altri filmati mostrano movimenti notevolmente ravvicinati e irregolari accanto ai nostri beni nazionali, quindi quello che sta accadendo oggi. In uno di questi casi riferitomi da un membro autorevole e altamente autorizzato dell'IC, una sfera aggressiva ha costretto un operatore di drone, vedete, c'è un'unione con quello che sta succedendo, a intraprendere un'azione evasiva e ha adattato la sua discesa e velocità a ogni passo del percorso sull'ala destra del drone prima di schivare. Questo è stato registrato in risoluzione 4K o superiore. Il Congresso dovrebbe richiedere che tali filmati vengano mostrati loro durante le udienze e rilasciati per la documentazione pubblica. Gli avvistamenti ravvicinati di aerei russi e cinesi ad aerei statunitensi vengono spesso rilasciati il giorno successivo, ma questi file video sono rivelatori di continuo a essere soppressi. 3. Ai membri del Congresso e ad alcuni presidenti sono state mentite per decenni su questi materiali probatori e sulla natura stessa del nostro posto nell'universo. Sono stati trattati come dipendenti temporanei senza bisogno di sapere quando in realtà sono funzionari eletti responsabili della supervisione e della leadership degli Stati Uniti. Inoltre i whistleblowers sono stati minacciati, alcuni con minacce di arresto o danni a se stessi e ai propri familiari. Molti vogliono farsi avanti e alcuni lo hanno fatto, mentre altri continuano ad aver paura per se stessi e per le persone a loro vicine. Questo deve essere rettificato dal Congresso e da un ramo esecutivo più trasparente e di supporto. Si fa riferimento naturalmente alla presidenza di Trump. Il Congresso deve ora fare la sua parte e tenere udienze sostanziali con coloro che sono coinvolti nel Dipartimento della Difesa e nell'IC, ramo esecutivo e aziende aerospaziali, per chiamare a rispondere i responsabili di questo sforzo di occultamento, mentre gli obiettivi della Greatest Generation potrebbero essere stati raggiunti sul serio molti decenni fa. È giunto il momento per i nostri leader eletti e il pubblico di conoscere la verità sugli oggetti extraterrestri, le loro attività su questo pianeta e qualsiasi altra questione correlata che possa essere rivelata. Farlo non danneggerà la sicurezza nazionale, al contrario la rafforzerà. Non farlo aumenterà solo la possibilità di sorpresa strategica da parte degli avversari degli stati nazionali e delle NHI stesso e danneggerà di conseguenza gli interessi vitali degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti devono guidare la strada. La leadership del Congresso dovrebbe supportare la creazione di un comitato selezionato sulla divulgazione di UAP e NHI, con poteri di citazioni di giudizio in tandem con seri sforzi di declassificazione da parte del ramo esecutivo. È giunto il momento. Questa sarà la mia unica dichiarazione e non apparirò in interviste o podcast, poiché la divulgazione complessiva è più importante, ma voglio che le persone sappiano che rimango fermo del mio sostegno alla divulgazione dell'NHI dietro le quinte. È stato davvero un onore e un privilegio fare rete e parlare con sostenitori della divulgazione, testimoni, membri del Congresso e altri dediti a rivelare il più grande sviluppo nella storia umana. Non siamo soli nel cosmo, né siamo soli su questo pianeta.
il processo di rendere questa verità disponibile al pubblico continua. Ritengo che questo è veramente un documento molto importante. Ci sono, allora, questa invece che vi mostro adesso è un'altra notizia, a mio avviso, ridicola. L'ho tradotta in italiano, vediamo se la vedete. Ok, e continua ad apparirmi sto coso. Allora, ultime notizie dei droni. FBI affronta le misteriose luci sulla costa orientale mentre la popolazione è stata avvertita di non abbatterle. Perché al contrario di quello che in Italia si dice, che non sono veri video in cui si vedono gli spari dai droni o gli spari verso i presunti droni, che in realtà sarebbero poi solo in alcuni casi dei droni, sono video veri. Tant'è vero che uno che è stato smentito da molti ufologi italiani, in realtà se si va a cercare la fonte reale, risulta essere un video girato dalla polizia, e quello che spara sarebbe al drone, tra l'altro non prendendolo, un agente di polizia del New Jersey, che starebbe sparando con un fucile di dotazione che viene tenuto praticamente nel bagagliaio della macchina. Quindi non sparate. Perché non devono sparare? Perché si rischia di abbattere l'unico strumento che in questo momento hanno gli Stati Uniti d'America per monitorare, visionare, cercare di capire informazioni di un fenomeno che è al di là della loro portata, quello delle sfere di plasma e degli oggetti volanti non identificati. L'FBI, il Homeland Security, eccetera, quindi hanno tentato di dare una spiegazione che fa acqua da tutte le parti, sostenendo che praticamente i droni sono droni per uso di polizia, per uso civile, per uso commerciale. La stessa cosa è stata confermata persino dal governo degli Stati Uniti dopo aver fatto una seduta segreta, un briefing segreto con il Senato in cui avrebbero parlato della situazione. Quindi, in conclusione, per il governo americano, i famosi droni sconosciuti che non si sa di chi sono, che spiano le basi americane costringendole alla chiusura, che si immergono a flotte o escono a flotte dall'acqua, che stanno mandando in tilt praticamente tutte le basi della NATO, che si stanno apparendo in tutte le città del mondo, su obiettivi militari di tutto il mondo, e non si sa cosa sono e cosa fanno, sono droni per uso civile e commerciale, niente di che, e quindi non vanno intralciati, quindi non vanno abbattuti, perché, ripeto, sono uno strumento che serve a loro per investigare, per indagare, per raccogliere informazioni sugli UFO, quindi sugli NHI, gli UFO di provenienza extraterrestre. Risolto forse un altro inghippo. Ora vi faccio vedere un altro breve articolo, l'ultimo, questo, che ci mostra delle fotografie, ma c'è anche un video, vediamo, mentre carica. Vabbè, questo è il video. Vabbè, lasciamo perdere il video. Comunque ci sarebbe anche un video di avvistamenti di presunti droni, sempre presunti droni ve lo vengono chiamati, anche in Virginia. Ma di questi articoli ce ne sono una marea con fotografie e quant'altro. Quindi, ma c'è un altro fenomeno significativo e importante che sta avvenendo in New Jersey, sta avvenendo a New York City, ma soprattutto in New Jersey, sta avvenendo a macchia anche in Ohio, in Pennsylvania e altri paesi degli Stati Uniti, ma principalmente concentrato nel New Jersey, e questo avverrebbe più che altro proprio in presenza dei droni. E il fenomeno correlato è quello di questa sorta di blackout alternati, cioè con le luci che vanno e vengono, sia quelle stradali, sia quelle delle abitazioni, sia addirittura quelle delle macchine, colpendo naturalmente le macchine elettriche,
che negli Stati Uniti, soprattutto le Tesla Motor, sono molto diffuse. Ovviamente questa è una di quei video. Vediamo se riesco a caricarne altri. Allora. Vediamo questo. Vedete, questi flash hanno le luci impazzite solo in alcuni punti. Questo no, non so se The lights do not always un flash. I go altro. to Walmart all the time, and they never flash like this. Allora, quello che vi faccio vedere ora è un elicottero, ve lo dico subito. Mannaggia le musiche. Allora, questo è un elicottero della Guardia Costiera che, se non ricordo male, sta volando sopra una spiaggia della costa occidentale, non della costa orientale, e che sta cercando qualcosa nelle spiagge. Questa cosa degli elicotteri che cercano nelle spiagge sta avvenendo in diversi stati americani. Allora, andiamo avanti. Vediamo un altro video di luci impazzite. What are these Teslas doing? Oh my god, my phone's making funny, weird noises too. Oh no, they're hacking my system. Oh my. Ah! Gli è caduto il telefono alla fine. Questo è un avvistamento di Chicago che è stato fatto da un aereo, e l'aereo anche in questo caso si stava dirigendo a New York. L'avvistamento è del 16, come potete vedere sono delle sfere di plasma, non sono droni. Allora, vediamo. Questi sono It is droni going che si down muovono, in Dimona. Look droni at che this si muovono shit. all'impostata in New Look Jersey. at this. A questa distanza non These is not even. Oh my esattamente. god, they done shot like some smart bombs or Comunque ce something. ne Look at this sono shit. They in it. una marea, Drone bombs or something. Look at sono this. dal mare e vanno in tutte le direzioni. Ora, vabbè. What? Oh my god, what they done shot over here? Look at this. Per me sono sfere di plasma e non sono droni. Allora, questo è un avvistamento di Massive orb in una Brazil, sfera di plasma December rossa in 2024. Brasile nel 14 Não, cara, tá por cima da nuvem. Estão descendo os ET lá, Questa ó. sfera sta rilasciando delle sfere di plasma. This type of phenomenon is not common in the region. The city has no military base, which would explain any secret exercises.
Questo è un avvistamento del North Carolina. Praticamente non vediamo nulla nel video, ma c'era un oggetto e se guardate bene il cielo è arancione e si sente il rumore di elettricità perché ci sono i cavi dell'alta tensione che stanno facendo un rumore terrificante. E la gente della casa vicino praticamente sta letteralmente scappando perché ha paura dell'elettricità. Questo non me lo apre. Allora, questo non lo apre nemmeno. Ah no, perché devo togliere. Allora, devo rimuovere un attimino di pazienza tutti i video, altrimenti non posso caricarne altri. Allora, vediamo questo. Anche qua ci sono tutte le macchine con le luci che si accendono e spengono, impazzite. Questo è un avvistamento multiplo di sfere di plasma sopra gli Stati Uniti. Ho dovuto togliere l'audio per la musica. Anche questo, come il primo video che vi ho mostrato, non ha diciamo una località precisa, per intenderci. Questo è un drone che ruota su se stesso, che è stato filmato a Tampa, in Florida, il 15 dicembre, che ha tutta l'aria di sembrare un disco volante. Ovviamente non è possibile escludere in questo caso che si tratti di un drone, ma la sensazione che ho è che appunto si tratti di un disco volante. Questo è del Massachusetts, del giorno 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ecco, vi faccio notare una differenza, tolgo un attimo l'audio. Abbiamo due sfere di plasma fisse, in realtà sono rotanti, e un piccolo drone lampeggiante che si sta avvicinando. 9, 10, 11, 12, 13. So you can see the plane moving. This whole time they haven't moved. Vedete, sono aumentate le sfere di plasma e il drone si mantiene ad una certa distanza, probabilmente perché, come abbiamo visto, quando i droni si avvicinano cadono, e qui abbiamo le sfere che si stanno avvicinando poi al drone. Questo è di Clearwater in Florida. Sfere di plasma sulla Florida. Anche qui sono rotanti. Questo è Port Murray nel New Jersey. Anche qui UFO. E abbiamo un oggetto lampeggiante che è sicuramente un drone. Qui siamo a Phoenix in Arizona, vedete che sta diluviando, giorno 15, l'oggetto, che non è un drone, si immerge in mezzo alle nuvole, riesce, eccetera, insomma praticamente sembra quasi che gioca con chi fa la ripresa. E quello che vi faccio vedere è del 13 dicembre ad Hartford, nel Connecticut. Little orange dots that are floating around. We're in Hartford, Connecticut, near the Connecticut River, and they literally just went down and around, like down to the water. Oh my God, look at them in the then they circle went motion. up, and then now they're right about here. And look at that. That's a triangle right there that they're creating. No fucking way. A perfect triangle.
Nobody knows what they are. They're just flittering in the sky. My phone came. They were in the sky and then they came back down. Look, Mia. Mia. I can't get it on my phone. Can you get it on yours? Yeah, I got it. Oh my God. And now they're like all like horizontal. Look at that. It's crazy. And it can't be a damn That's not plane. It's not a plane. Because it literally came down to the water. Like we literally seen it come down to the water and then back up. Stay over there. And look how slow and like they're moving. Allora, il mio audio è distorto, probabilmente vi sto leggendo un attimino adesso perché c'avevo almeno 20 pagine e 10 video aperti in contemporanea e questo purtroppo è normale che accade. Man mano le cose si vanno rimuovendo, l'audio ritorna a essere migliore. Vi faccio vedere per la terza volta, ancora una volta, per chi se l'è perso magari, il video in cui si vede il drone che si avvicina per studiare la sfera di plasma che appena vi entra in contatto precipita rovinosamente. Io nel frattempo mi sto segnando alcune domande, ho visto che Bruno alcune le aveva segnate. Ricordo eventuali disturbatori che dare fastidio in chat è un buon motivo per essere espulsi. Allora datemi qualche secondo di tempo per dare un'occhiata generica alla chat e cominciamo con le domande. Ok, vedo che avete scritto 1 miliardo di messaggi. Ok, sono arrivato alla fine. Allora, intanto do lo stop alle domande. E vi chiedo quindi cortesemente da questo momento in poi le domande le scriverete dopo sotto al video e vi risponderò il prima possibile. Considerate che questa sera c'è la live, quindi se riuscirò se ne parla dopo la live. Allora, intanto ancora un benvenuto a Fabio tra coloro che praticamente si sono abbonati. Prima domanda di Lalica: ma gli oggetti con le luci di 3 colori, bianco, rosso e verde, sono oggetti terrestri? Allora, la maggior parte sicuramente sì, sono droni con le luci lampeggianti, ma ce ne sono alcuni anche con le 3 luci accese che lasciano perplessi e molti dubbi, perché alcuni di questi, come abbiamo visto anche all'inizio della live con Massimo Cirami, addirittura mutano completamente forma e davanti alle telecamere. Questo quindi pone comunque dei dubbi di non poco conto. Piero, è possibile che le sfere siano qui per evitare conflitto nucleare e agire nel caso venga attivata procedura per lancio missilistico atomico? Sapete come ne penso, Piero? Io sono convinto che loro non intervengono, però ci sono molte persone che cominciano a essere convinte di questo intervento. Ma qui sono io a porvi una domanda, o meglio, a cercare di portarvi a porvi questa domanda. Potremmo essere davanti ad un nuovo fenomeno ufologico che si è presentato in modo massiccio e improvviso, tanto da surclassare, tra virgolette, tutti gli altri fenomeni ufologici, cioè quello delle sfere di plasma in tutto il mondo, e che questo ha portato a stare calmini un po' tutti
e magari ci scappa anche una pace, speriamo, ovviamente. Questo potrebbe, secondo me, essere lo scenario. Allora, domanda di Luca. Secondo te, Gabriele, oltre alle sfere di plasma, che oggetti ci sono in aria non terrestri? Allora, sicuramente si sono visti dei triangoli luminosi sullo stile del TR3B, ma molto luminosi. Sicuramente si sono visti droni che mutano forma e non sono sicuramente, per come funzionano, ricordano un po' la tecnologia degli ultimi jellyfish, degli UFO Medusa che abbiamo visto negli ultimi mesi, cioè con tante protuberanze che si trasformano nell'aria e prendono una forma completamente diversa. Ci sono alcuni di questi addirittura che si sarebbero, ovviamente condizionale e d'obbligo, perché non abbiamo alcuna prova di questo, trasformati in veri e propri aerei di linea di grandissime dimensioni. Paola, allora, questi oggetti di plasma sono biologici? Non credo. Dico non credo perché lo ritengo improbabile, non impossibile, nel senso che potrebbe essere che dentro la sfera di plasma ci sia una componente anche biologica, organica, però che la sfera di plasma sia anche organica, biologica, non credo proprio. I media italiani, quando inizieranno a parlare, perché coprono tale notizia? Non la coprono, semplicemente la ignorano, perché non gli interessa affrontare l'argomento, perché essendo l'ultima ruota del carro, noi continuiamo a fare la propaganda a favore di Israele, a favore dell'Ucraina, ponendo problematiche che sono meno importanti di questa e parlando chiaramente sempre di cronaca rosa, cronaca nera e sport, perché sono le cose che in qualche modo attirano l'attenzione, ci rendono tutti un po' più sereni, un po' più sorridenti, un po' più tranquilli, anche se non vedo come la cronaca nera possa farlo, però purtroppo anche quello succede. E che gioco stanno giocando con la popolazione mondiale? Allora, questa secondo me è la domanda più importante di tutti. Secondo almeno uno scenario di, potremmo dire, come posso dire, uno scenario di esopolitica. Infatti l'esopolitica vi ricordo che ha lo scopo di andare a comprendere quelle che sono le motivazioni della presenza extraterrestre, del fenomeno UFO, eccetera. Quindi va ad andare al di là del fenomeno stesso, perché si parte dal presupposto che anche se il governo americano non lo ammette, anche se gli scettici non ci vogliono credere, anche se molta persona si lascia convincere che non ci sono gli UFO, che siamo soli nell'universo, eccetera, eccetera, in realtà ci sono milioni di prove sotto gli occhi di tutti del fenomeno UFO e che questo fenomeno sia in gran parte imputabile al fenomeno extraterrestre. Ne consegue quindi che l'esopolitica ci vede più lontano rispetto magari all'ufologia, perché sì, ok, quindi ci sono gli UFO, probabilmente sono extraterrestri, ma cosa vogliono? Perché sono qui? Come mai stanno apparendo ovunque in tutto il mondo? Perché vanno sulle capitali? E qui naturalmente da una parte c'è chi vuole rasserenare, dall'altra parte c'è chi continua a tirare fuori sto cavolo di Blue Beam Project per giustificare qualunque cosa e mettere sotto l'ala del Blue Beam Project tutto. C'è chi invece sta mettendo tensione. C'è chi già è passato a siamo all'apocalisse e gli alieni sono demoni e stanno arrivando e ci sarà la guerra demoniaca, angelica di qua e di là. E c'è chi invece, e per fortuna penso che sia una buona fetta della popolazione mondiale che si sta interessando a questa cosa, perché ovviamente ce n'è una gran parte che non gliene sta fregando proprio nulla, che si pone delle domande più giuste, appunto, perché qui, perché ora, cosa vogliono e cosa succederà.
Trovi che ci siano tante similitudini con la battaglia di Norimberga del 14 aprile 1561? Allora, Emiriacla, intanto benvenuta o benvenuto, suppongo benvenuta comunque, perché non ti ho mai visto nelle live. Ho già risposto abbondantemente a questa in 2 live che ho fatto fa sull'argomento, ma ti rispondo comunque brevemente. Sì, perché sono stati visti oggetti a forma di sigaro da cui sono uscite sfere. Le sfere sono oggetti diffusissimi. Naturalmente sono stati visti anche oggetti a forma di croce con colori luminosi come per i droni, eccetera, eccetera. Quindi quell'illustrazione, che poi è una delle 3 illustrazioni della battaglia di Norimberga, su cui vi ricordo sempre che io ho scritto un lungo articolo dove le mostro, che trovate sul mio sito internet UFO e Misteri dal Mondo, su www.statodiemergenza.com, che siamo davanti praticamente a uno scenario del tutto sovrapponibile a quello della battaglia di Norimberga. E nella battaglia di Norimberga si dice che ci sono degli UFO che vengono abbattuti, ma anche non fossero abbattuti, se crashassero, anche da quel punto di vista sarebbe molto simile alla questione della battaglia di Norimberga. Domanda di Stefano: memoria aliena attiva in ipnosi di Malanga, stiamo perdendo il controllo sull'umanità per tentare di mantenerlo, o faremo guerre, pandemie, crisi, e se non bastasse ci paleseremo? Che ne pensi? Allora, premessa che io ho sempre avuto un grande rispetto sia per la figura di Malanga che per i suoi lavori, e condivido molte delle cose di Malanga, ma non condivido tutto il pensiero di Malanga, e ho le mie idee naturalmente, anche per quanto concerne la questione delle abduction, anche per quanto concerne la questione delle possessioni e via discorrendo. Ne ho parlato tantissime volte in miei articoli, in video qui sul canale, in live, eccetera. Io opero sugli addotti con ipnosi regressive, faccio parte di uno staff della Federazione Ufologica Italiana in cui sono consulente di psicologi e ipnoterapeuti che si occupano proprio di casi di soggetti addotti, eccetera. Quindi, parlando con cognizione di causa, queste affermazioni uscite sotto ipnosi, per quanto possano essere discutibili per molti proprio perché sotto ipnosi, in realtà sono condivise da diversi soggetti addotti attraverso diciamo le entità, la faccio breve, che sarebbero consultabili in alcuni casi durante le ipnosi regressive. Marco: cos'è sta storia banale delle radiazioni o rintracciamento di roba simile? Mi sembra assurdo, non sei al corrente? Ne sei al corrente? Allora Marco, ho già risposto all'inizio e ne ho parlato abbondantemente nella live con Massimo Cirami. Io la ritengo una possibilità seria, ma ritengo che non sia quella diciamo principale, quella del momento, che appunto è quella che i droni stiano studiando il fenomeno ufologico. Non dimentichiamo, l'ho detto l'altra volta, Massimo non era propriamente d'accordo, ma lo ribadisco, che gli UFO spesso sono attratti dall'atomica, sono attratti dall'energia nucleare, dalle radiazioni, spesso si presentano nelle centrali nucleari, nei luoghi di stoccaggio degli armamenti, eccetera. Quindi non è improbabile che magari l'ondata di UFO negli Stati Uniti sia dovuta anche ad un problema legato ad ordigni nucleari, eccetera. È una possibilità che non possiamo scartare e che alcuni esperti stanno portando avanti. Anna Maria: se accadesse che questi oggetti si palesassero in cielo in massa all'improvviso davanti a tutta l'umanità, come pensi si evolverebbe la disclosure e le dinamiche del governo? Allora Anna Maria, intanto questo sta già accadendo, che non lo vogliamo vedere e che abbiamo continui dubbi cercando di capire, ma lì sono apparsi, ma qui stanno apparendo, e lì perché ne parlano, e qua perché non ne parlano. Sono ovunque. In queste settimane ho cercato di farvelo capire in tutti i modi. Vi ho mostrato video
di almeno 30-40 paesi. Oggi abbiamo visto quelli della Russia, abbiamo fatto vedere l'altra volta della Cina, abbiamo visto Portogallo, Polonia, Germania, Gran Bretagna, Italia, India, Russia, Australia, Canada, Cile, Argentina, eccetera, eccetera. Forse l'unico luogo del mondo dove in questo momento ancora non ci sono state segnalazioni è l'Africa, ma probabilmente perché l'Africa ha una buona fetta della popolazione che non ha lo smartphone, che non ha telecamere, che non ha sorveglianza, eccetera, eccetera. Un attimo di pausa. Allora Paolo, spero che mi sentiate. Sta già accadendo anche qua. Come dicevo, abbiamo visto video di Roma, di Foggia, di Milano, di Ostia. Vi ho detto che sono apparsi anche a Genova, a Napoli e anche a Salerno, a Caserta, a Palermo, eccetera. Quindi ne abbiamo già parlato, vi ho già mostrato alcuni video, ho già risposto abbondantemente a questa domanda. Per quanto riguardano i Dargos di Zanfretta, non credo che c'entrino assolutamente nulla, ma mi piacerebbe avere l'opinione proprio sua su questi eventi, quindi se continueranno sarà mia premura andarglielo a chiedere. Do un'ultima occhiata, ma penso che Bruno avrebbe segnalato se c'era qualche altra cosa e mi pare di no. Allora, io vi ringrazio tutti quanti e vi invito alla live di questa sera, che non sarà meno interessante anche se l'argomento è completamente diverso. Vi ricordo che dalle 21:10 parleremo delle origini del Natale e ne parleremo a 360 gradi e ovviamente a tutto quello che sarà inerente alla festività natalizia dal passato fino ad oggi. E un grazie quindi speciale a tutti voi che siete stati collegati qui e avete fatto domande. Vi ricordo, le domande le potete continuare a fare sotto il video, vi risponderò il prima possibile. Un grazie a Franco che nonostante fosse fuori casa si è premurato per poter moderare, e a Bruno che appena tornato dal lavoro si è subito messo qui diciamo ad aiutarmi e non c'era messo, visto che la stanchezza non sta tra l'altro neanche benissimo, quindi un doppio grazie. Ci vediamo più tardi, non perdetevi i video che ho postato oggi. Ciao a tutti, buon proseguimento di serata.